Amiche ed amici, oggi vi mostro come realizzare un fondo rettangolare per borse all'uncinetto, ma non solo, anche per cesti. Vi lascio direttamente al tutorial, sigla! Utilizzo del cordoncino, uncinetto numero 4, ci serviranno anche 4 marcapunti. Ho avviato esattamente 25 catenelle che corrispondono a 18 cm, quindi per fare lo stesso fondo vi potreste regolare con le misure in centimetri. A partire dalla seconda catenella, nella maglia dietro, ma potete inserirvi anche nella catenella stessa, vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi e faccio il primo punto alto. Continuo in questo modo finché non lavoro un totale di 24 punti alti. Ventiquattresimo punto alto che vado a segnare col marcapunti. Sempre nello stesso punto aggiungo altri 4 punti per un totale di 5 punti alti nell'ultimo. Segno il quinto punto alto e poi procedo a punto alto. Un punto alto in ciascun punto sottostante fino al termine della riga. Ultimo punto e qui vado a lavorare 4 punti alti più il primo fatto all'inizio sono 5. 2, 3 e 4. Vado a chiudere nel primo punto alto realizzato. Faccio una catenella e sempre nello stesso punto lavoro un punto alto che segno col marcapunti perché è il quinto dei 5, no? Però intanto marchiamolo così non lo perdiamo di vista. Intanto vado a lavorare un punto alto in ciascun punto finché non arrivo al marker. Lì inizieremo una serie di aumenti. Intanto lavoriamo punti alti. Ultimo punto alto prima del marker, lo tolgo un attimino e vado a lavorare un punto alto. Rimetto il marker proprio qui, poi lavoro 5 punti alti nel successivo. 1, 2, 3, 4 e 5. Un punto nel successivo, nel punto centrale, e 5 punti alti nel successivo. Tolgo il marcapunti, vado a lavorare un solo punto alto e se vogliamo possiamo posizionare il marcapunti 1, 2 nel terzo punto alto di 5, così sappiamo che nel giro successivo faremo l'aumento sempre qui. 1, 2 nel terzo. Continuiamo lavorando un punto alto in ciascun punto.
Ultimo punto alto prima del marker che vado a togliere subito, lavoro un punto singolo. Nel successivo ripeto quello che ho fatto prima, 5 punti alti tutti nello stesso, 1, 2, 3, fra poco segniamo il terzo, 4, 5, nel successivo un solo punto alto e nel successivo l'ultimo punto ripetiamo 5 punti alti, 2, 3, fra poco lo segniamo, 4, quinto ed ultimo punto alto. Quindi tolgo il marcapunti da qui, vado a chiudere con un punto bassissimo, ok, catenella perché fra poco ripartiamo e andiamo a segnarci 1, 2 il terzo. Continuiamo per il terzo giro, faccio il primo punto alto con i 2 punti bassi e al momento vado a lavorare tutti i punti che ho lungo il mio fondo finché non arrivo al punto segnato con il marker. Ultimo punto prima del marker, ci ritroviamo al terzo punto dei 5 al di sotto e qui ripetiamo sempre lo stesso lavoro, 5 punti alti sempre nello stesso punto, 2, 3 che andremo a segnare col marker, 4 e 5, ottimo. E procedo 1, 2, 3, 4, 5, stavolta ho 5 punti al centro, lavoro semplicemente un punto alto in ciascun punto dei 5. 3, 4 e 5. Mi ritrovo al terzo punto dei 5 del giro precedente e qui ripeto l'aumento di 5 punti alti tutti nello stesso punto, 2, 3 che vado a segnare col marker, 4 e 5, ottimo. Non è necessario, ma se sei principiante ti consiglio di farlo per non perdere di vista il terzo punto di 5. Quindi continuo lavorando un punto alto in ciascun punto sottostante finché non arrivo nuovamente all'altro marcapunti. Ultimo punto alto prima del marker. Ci ritroviamo al terzo punto dei 5 del giro precedente, 5 punti nello stesso. Terzo punto alto che segnerò col marker, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, stessa situazione di poco fa, lavoro un punto alto in ciascun punto dei 5. Quarto ed ultimo marcapunti, aumento 5 punti alti nello stesso, segno il terzo e vado avanti. Termino il giro con gli ultimi 2 punti che mi rimangono, uno qui e uno qui. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto
e possiamo continuare all'infinito ripetendo sempre lo stesso lavoro. In base alle misure che vogliamo conferire al nostro fondo faremo più o meno giri. Basta ripetere un punto in ciascun punto e ai 4 angoli, esattamente nel punto segnato col marker, facciamo sempre l'aumento e così via. Ho fatto insieme a voi 3 giri, ho raggiunto 24 cm per 8 cm. Una delle misure standard, se vi ricordate, avevo avviato una catenella da 18 cm. Anche qui, se volete realizzare un fondo molto più grande, avviate molte più catenelle e poi vi regolate in base a tutti i giri. Se questo contenuto ti è stato utile, mi raccomando, lascia un like di supporto, fammi sapere cosa ne pensi giù nei commenti. Anzi, se hai qualche richiesta in particolare, scrivila pure. Vi do l'appuntamento al prossimo tutorial, un bacino a tutti!